Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach, e vi do il benvenuto sul canale. Ecco pronto per voi un altro video della serie Parole spinose. Questa volta prenderemo in considerazione la parola inglese provoking. Avete qualche idea di come tradurre questa parola in italiano? Ho sentito bene? Provocante, avete detto? Sebbene provocante sia una corretta traduzione del termine inglese, questa parola ha un solo e unico significato nell'italiano parlato di ogni giorno, che la rende parola non solo spinosa, ma spinosissima. Nel corso del video impareremo insieme come usare l'equivalente italiano di provoking. Non solo, alla fine del video vi darò una parola semplice da ricordare che rende perfettamente il significato della parola inglese ed è completamente spinata, cioè innocua. A subito dopo la sigla. La parola di oggi è provoking, usato come aggettivo. Grammaticalmente parlando, questa parola è il present participle del verbo to provoke. Questo verbo in italiano si può tradurre con la parola provocare. Bene, visto che siamo in tema, il past participle del verbo inglese è provoked. L'equivalente participio passato italiano è quindi provocato. Il participio presente italiano, in altre parole la versione italiana di provoking, sarà quindi provocante. Mi sembra di sentirvi dire, ma allora avevamo ragione. Sì e no, ma andiamo per gradi. In italiano parlato potete tranquillamente usare sia provocare che provocato, senza alcun problema. Dovete però fare attenzione a provocante, perché è usato sempre e comunque per parlare di temi legati alla sessualità, sensualità e erotismo in generale. È proprio questo suo uso che rende la parola provocante spinosa. Il significato e uso di questo aggettivo in italiano è quello di azione, cosa, persona che suscita desiderio erotico, che in altre parole eccita i sensi, che è sensuale e appunto eccitante. Qualche esempio: una donna provocante, un vestito provocante, uno sguardo provocante, un uomo provocante. A questo punto mi pare di sentirvi chiedere, ma allora come dobbiamo tradurre provoking in italiano per mantenere intatto il significato che questo aggettivo ha in inglese, ma senza usare chiaramente provocante? Vediamo qualche esempio. Jeannie is so provoking. She never tidies up her room. Jeannie è davvero esasperante, non riassetta mai la sua cameretta. Altre possibilità con lo stesso significato potrebbero essere stressante, insopportabile, irritante, snervante. Qualche volta i participi presenti di verbi inglesi possono essere tradotti in italiano con il gerundio, che è una forma verbale impersonale, come lo sono infiniti e participi. Ecco un esempio. Joe's misbehavior goes on, provoking the anger of his dad. La cattiva condotta di Joe continua provocando l'ira di suo padre. Un altro comunissimo uso inglese di provoking è come suffisso, come per esempio nell'aggettivo thought provoking. In italiano questo concetto si può rendere
con le seguenti espressioni: che fa pensare, che fa riflettere, che desta interesse, che stimola interesse, che provoca interesse. Mi raccomando di fare bene attenzione alla costruzione di queste frasi in italiano. In generale il participio presente è usato per mettere in evidenza chi oppure che cosa compie, fa l'azione che il verbo all'infinito descrive. È per questo motivo che la costruzione italiana deve avere la struttura iniziale che fa, seguita sempre e comunque dall'infinito del verbo. A breve posterò un video tutto dedicato all'uso dei participi. Se non volete perderlo, cliccate subscribe e attivate la notifica di nuovi post. Ora voi mi potreste chiedere: ma Giulio, come facciamo a ricordarci tutte queste diverse espressioni e costruzioni italiane? Esiste una parola italiana semplice e immediata che possa rendere il significato e uso del provoking inglese facile da ricordare e che non sia spinosa? Sì, la parola esiste e può essere usata senza alcun pericolo. Provocatorio, il cui significato è che tende a provocare una reazione di qualche tipo, per esempio ira, rabbia, violenza. Come vedete, provocatorio è facile da ricordare perché ha molti elementi del vocabolo inglese che stiamo cercando di usare in italiano. Non solo, l'aggettivo provocatorio è completamente innocuo. Usate pure questa parola senza alcun pericolo. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!